Una nuova fase pericolosa è in atto. Missili iraniani. Guerra terribile. Il presidente annuncia la morte di Khomeini. La trappola dell'escalation. La situazione attuale è assolutamente senza precedenti. Le persone sono molto nervose. Altra impennata dei prezzi del petrolio. La guerra in Iran potrebbe finire presto. I mercati reagiranno. Potrebbe persino sfociare in una terza guerra mondiale. Io continuerò a comprare le azioni. Eccoci, bentrovati, felici di essere qui con voi oggi, grazie alle persone che sono qui in studio, grazie ai nostri relatori che tra qualche istante presento e soprattutto grazie alle migliaia di persone che sono collegate con noi per questo importante evento Mediolanum. Intanto fatemi dire velocemente che considero un lusso straordinario potersi concedere un tempo in cui ragionare in tempi così difficili di quello che sta succedendo intorno a noi e quindi credo che sia davvero un onore oltre che un privilegio poterci prendere mezz'ora di tempo più o meno e capire che cosa sta avvenendo intorno a noi. E questa è la domanda principale che proveremo subito a individuare con una risposta, il perché siamo qui. Vado subito a ringraziare e a salutare il padrone di casa che è Massimo Doris, l'amministratore delegato di Banca Mediolanum. Grazie dottore. Grazie. Felice di ritrovarla. Piacere. Presidente dell'Enel, il presidente Scaroni. Grazie presidente per essere con noi. Uomo che di energia in generale ne sa in assoluto tra tutti i personaggi che ci sono nel nostro paese, anche oltre, sicuramente tanto, e quindi avremo bisogno anche dei suoi riferimenti. Paolo Magri, che ringrazio, presidente del comitato scientifico di ISPI. Paolo Magri è un prezioso e acuto osservatore delle cose che avvengono in giro per il mondo e ci aiuterà a capire che cosa sta succedendo, che è la domanda principale. Molto felice di incontrare di nuovo la professoressa De Romanis, professoressa di politica economica europea, la Luis Guido Carli. Grazie molte per essere con noi. Allora, noi ci dedichiamo un tempo in cui abbiamo un'ambizione grande, dottore, no? In questa prossima mezz'ora, perché abbiamo voluto dividere questo evento in due parti. Nella prima parte una sorta di fotografia, per quanto possibile, perché le fotografie ci danno sempre l'idea di qualcosa di statico, invece quello che stiamo raccontando e vedendo è qualcosa di profondamente evolutivo, tra l'altro con fattori che determinano queste evoluzioni che neppure conosciamo, quindi questo è l'aspetto più interessante. Io faccio una velocissima premessa soltanto per dire che il 28 di febbraio, quando gli Stati Uniti insieme con Israele hanno attaccato l'Iran, quasi nessuno sapeva, o lo sapevano ma non credevano che fosse così strategico, che lo stretto di Hormuz fosse un po' l'ombelico del mondo dal punto di vista economico. Invece abbiamo scoperto nel giro di poco, tutti quanti siamo diventati dei finissimi conoscitori di questi 3 chilometri di acqua dove passano petroliere, metaniere, dove passa il petrolio, passa il gas, ma passa anche l'elio, per intenderci una quota importante, il 30% dell'elio, passa l'alluminio, per intenderci tutte quelle materie di cui noi ci forniamo quotidianamente e che sono fondamentali. Si pensa all'energia, ma non soltanto, perché i semiconduttori non riguardano l'energia. Quindi stiamo parlando di uno specchio d'acqua che è fondamentale. Questo che cosa ci ha insegnato, questo fatto che stiamo raccontando da 3 settimane, dottor Doris? Che in effetti nel giro di poco gli ordini possono essere sconvolti. Questa è una crisi, ma io mi permetto di dire una delle tante crisi che stiamo vivendo. Poi la professoressa De Romanis entrerà nel merito, ma noi negli ultimi 20 anni ne abbiamo vissute almeno 5. E le crisi sono rituali. Rituali in genere uno attribuisce all'aggettivo rituale qualcosa di religioso, cioè si ripetono in maniera ciclica e noi dobbiamo tutte le volte trovare la ricetta per provare ad uscirne. Questo è l'approccio che vogliamo tenere in questa nostra chiacchierata. E allora la prima domanda che le faccio è, dottor Doris, perché con Mediolanum abbiamo pensato oggi di ritrovarci qui e di ragionare su quello che sta succedendo? Quanto è importante? È una crisi importante questa e quindi siamo qui per capire le evoluzioni di questa crisi, le conseguenze che può avere sull'economia dell'Europa, del nostro Paese, gli effetti sulla nostra vita quotidiana, gli effetti sui mercati e di conseguenza soprattutto sui nostri risparmi, visto che siamo Banca Mediolanum. Noi in momenti in crisi di questo tipo cerchiamo di essere ancora più vicini ai nostri clienti, ancora più vicini ai nostri family banker. Parlando dei family banker, noi abbiamo una TV aziendale e ogni giorno, ogni mattina
è una trasmissione dove commentiamo i mercati, l'andamento dell'economia per tenerli aggiornati su ciò che accade. Settimana scorsa abbiamo tenuto una trasmissione di approfondimento sulla crisi per capire bene come muoverci, e oggi siamo qui con i nostri clienti appunto per approfondire anche per loro, anche per tutti voi clienti. Lo abbiamo sempre fatto, come dicevo prima, in ogni occasione, in ogni grande crisi. Ne cito due, una molto famosa, siamo un po' in là nel passato, che è Lehman Brothers. Abbiamo fatto qualcosa del genere e anche qualcosa di più di una trasmissione nel caso di Lehman Brothers, o molto più recente, un anno fa, con il Liberation Day di Trump, quindi la crisi dei dazi. Anche lì facemmo qualcosa del genere per capire un po' come muoverci. Dottore, in pratica nei momenti quelli cruciali un messaggio deve arrivare. Qual è? Certo, il messaggio è capiamo cosa sta accadendo, quali possono essere le conseguenze, e poi quindi come ci si deve muovere per non subire quello che sta accadendo, ma per muoverci con razionalità e casomai operare e sfruttare queste crisi a nostro favore. Parlo sempre ovviamente dal punto di vista degli investimenti. Grazie molte, dottore. Allora io vi dicevo all'inizio, il dottor Doris ha fatto bene a tracciare un po' la rotta di questo nostro evento, perché nella prima parte, come dicevo, chiacchiereremo e ci racconteremo provando a capire, a sciogliere anche un po' i nodi di quello che sta succedendo. Nella seconda parte invece con Stefano Volpato e soprattutto anche con la sua capacità di rendere davvero comprensibili cose molto difficili, proveremo a chiedergli, e mica poco, di fornirci una bussola, di rimetterci in mano una bussola per capire come orientarci quando il mare è in tempesta, come potrebbe sembrare in questo momento. La domanda che invece arriva ora è per Paolo Magri. Allora Paolo, dal 28 di febbraio abbiamo raccontato un conflitto che in teoria doveva interessare Stati Uniti, Israele e l'Iran, che era il paese che è stato colpito. Poi abbiamo visto quello che viene chiamata regionalizzazione, quindi un po' a macchia d'olio questo conflitto che si è allargato. C'è qualcuno che addirittura si è spinto a dire stiamo parlando del terzo conflitto mondiale, qualcuno ha detto chiamiamolo globale e basta. Posso chiederti di spiegarci molto facilmente dove siamo arrivati, dove siamo esattamente, che momento storico è e quanto è importante questo momento, anche per tutte le implicazioni che poi vedremo dal punto di vista energetico, economico e non solo? Partiamo col dire che stiamo parlando di un conflitto che sta coinvolgendo più paesi di tutti gli altri conflitti di cui abbiamo parlato negli ultimi decenni, perché noi abbiamo 10 paesi sotto attacco o che stanno attaccando, il Golfo, Stati Uniti, Israele, 2 paesi e mezzo in guerra, perché c'è il Libano, c'è l'Iran in guerreggiata, e poi c'è anche l'Iraq che non è in una situazione molto buona. Quindi è un quadro particolarmente delicato, diciamo, da questo punto di vista, ma cerco di rispondere alla domanda con sotto due aspetti. Il primo, che cosa abbiamo capito, e l'altro, che cosa è cambiato. Cosa abbiamo capito? Direi poco che non avessimo previsto. Abbiamo capito che c'è militarmente un Davide più debole e un Golia più potente, ma non sapevamo prima che Iran era più debole dell'insieme dell'esercito americano e israeliano. Però abbiamo capito che il Davide, come ha la sua fionda, e la fionda dell'Iran sono i droni, ma non l'avevamo capito nel conflitto ucraina-russo che i droni sono importanti, e ha la sua fionda, e l'altra fionda è quello stretto di Hormuz di cui tu hai parlato, che tutti, a parte l'opinione pubblica, sapevano che era un passaggio delicatissimo, perché da 20 anni che diciamo che l'Iran attaccato avrebbe potuto come ultima spiaggia fare quello, e l'Iran attaccato come ultima spiaggia sta usando quello. Abbiamo capito che gli alleati dell'Iran, la Russia e la Cina, non hanno fanno il minimo sindacale a difendere, ma l'abbiamo già capito anche questo precedentemente, quando c'è stata la guerra un anno fa, e abbiamo capito che Trump è di fronte all'alternativa lascia o raddoppia, ma è la prima volta che Trump fa lascia o raddoppia, l'abbiamo visto sui dazi, l'ha ricordato Doris prima, sui dazi aveva fatto il dazio, poi li ha tolti, poi li ha raddoppiati la Cina.
Ma quindi abbiamo capito poco, capito poco che non sapessimo già, però è cambiato tantissimo. Vengo all'ultima parte della risposta. È cambiato tantissimo perché innanzitutto ci fa anche forse capire le motivazioni profonde. Abbiamo capito che non si parla più di temi di cui avremmo parlato normalmente: Epstein, Venezuela, negoziato Ucraina, Gaza, tutti i temi che hanno dominato l'agenda fino a qualche settimana fa sono spariti. Abbiamo capito che c'è una nuova guida suprema. Non sappiamo se sia viva, non sappiamo come sta. Fino ad ora non l'abbiamo vista. Non l'abbiamo vista, però sappiamo che è peggio di quella precedente, perché è più dura e oltranzista, quindi non democrazia, ma una guida peggiore. Abbiamo capito che abbiamo dovuto fare il più grande rilascio di energia, di riserve strategiche degli ultimi decenni, il doppio dell'Ucraina. Ma perché? Perché il rischio energetico, ne parlerà Paolo Scaroni molto più dettagliatamente di me, è il più grave degli ultimi decenni. Abbiamo capito che quindi la Russia brinda perché il suo petrolio lo vende a prezzi più alti e serve un po' a tutti in questo petrolio, gas, idrocarburi, serve un po' a tutti in questo momento. E abbiamo capito che la Cina brinda di meno, ma tutto sommato avere l'America distratta anziché dal pivot to China, tanto è vero che Trump ha appena cancellato, quasi sicuramente cancellerà il viaggio l'incontro in Cina. con Xi Jinping. E chiudo, che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito, e mi ricollego alle parole del dottor Doris di prima, che è un momento delicato, che bisogna considerare anche gli scenari più pericolosi, per essere preparati ad affrontare gli scenari più pericolosi. Lo scenario più pericoloso qual è? Di un conflitto che si protrae, e in un conflitto che si protrae le conseguenze economiche sono conseguenze significative di cui credo ci parlerà fra poco la professoressa De Romanis. Grazie molte a Paolo Magri. Presidente Scaroni, arrivo da lei perché naturalmente uno dei temi centrali di queste settimane è che questo conflitto è diventato subito globale per l'impatto economico. Lo avremmo circoscritto ad un'area del mondo locale, mi faccia dire così, regionale, se non fosse stato che appunto c'è quello stretto di Hormuz da cui passa il ben di Dio e quindi sostanzialmente noi da quello stretto dipendiamo. Io dico velocemente, ma lei mi corregga se dico qualche cosa di inesatto, che l'Italia dipende dal passaggio, ma parzialmente, così anche l'Europa. Chi veramente è dipendente e paga le conseguenze di questa strozzatura sono sicuramente i paesi asiatici, la Cina in primis, perché lì passano, per intenderci, in quei 3 chilometri 20 milioni di barili di petrolio, quindi stiamo parlando di una quantità enorme di petrolio che arriva in diverse destinazioni, arriva anche da noi, ma non solo da noi. Allora io con lei vorrei fare, Presidente, un doppio ragionamento, perché secondo me è necessario spacchettare, no? Da una parte i mercati, c'era molta apprensione sulla reazione dei mercati. Io credo, da quello che sto vedendo, lo guardavo anche stamattina, che siano piuttosto anestetizzati, cioè hanno un po' subito il colpo inizialmente, ma non hanno avuto shock straordinari. Ma mi dica se lei ha una lettura diversa. Discorso diverso lo dobbiamo fare per petrolio e per gas, e anche tra petrolio e gas dobbiamo fare una differenza, perché il petrolio si comporta in un modo e il gas in un altro. Il vero problema potrebbe essere il gas. Noi stessi da lì facciamo passare, perché lo prendiamo dal Qatar, mi pare intorno al 10%, 8-10% di gas che arriva proprio da noi in Italia, però non siamo proprio attaccati al gas che arriva da lì. Le posso chiedere di aiutarci a capire in che modo quella strozzatura lì rischia di globalizzare questo conflitto e come lo dobbiamo gestire? Non le chiedo quanto dura questo conflitto, perché ci vorrebbe una sfera di cristallo. Beh, dunque, nello stretto di Hormuz passa 20% del petrolio mondiale e 20% del gas mondiale. È vero quello che dice lei, che chi soffre per primo sono i paesi asiatici, però i prezzi li soffriamo certo. tutti, perché se i paesi asiatici offrono di più per il gas o per il petrolio per sostituire le loro importazioni, i prezzi salgono e salgono per tutti. Premesso che io sono ottimista sulla fine di questo conflitto, lo sono come lo sono i mercati finanziari, perché io non dimentico che abbiamo un prezzo del petrolio, direi altino, non alto, altino, è stato molto più alto nel passato. Abbiamo le borse alte nel mondo, questo vuol dire che il mondo pensa che questo conflitto non sarà di lunga durata. Ma mi sono esercitato a vedere che cosa invece succederebbe se fosse di lunga durata, no? Perché noi dobbiamo sempre prendere tutte le ipotesi sotto considerazione. Allora, sul fronte del petrolio, facendo tutti i calcoli che vi risparmio sui bypass con i quali Arabia Saudita e Emirati possono evitare lo stretto di Hormuz, perché hanno delle pipeline che vanno nel Mar Rosso,
immaginando le produzioni aggiuntive del Kazakistan piuttosto che della Russia, piuttosto che degli Stati Uniti e così via, vengono a mancare 7-8 milioni di barili. Vi ricordo che il mondo consuma 102 milioni di barili al giorno, ne vengono a mancare 7-8. Siccome le riserve strategiche del nostro pianeta, tutti i paesi occidentali, sono 4 miliardi di barili, dico non preoccupiamoci perché 4 miliardi di barili equivalgono a 600-700 giorni di mancanza di questi 7 milioni di barili. Quindi sul fronte del petrolio non ci mancherà, i prezzi potranno forse aumentare, anche se per la verità sono aumentati poco. No, passando invece al gas, che è una cosa un po' più complicata, perché non ci sono gli stoccaggi di gas, ci sono gli stoccaggi di petrolio, ma non ci sono gli stoccaggi di gas. Lì oggettivamente ci viene a mancare una fonte importante di gas, che serve soprattutto l'Asia, ma in parte anche l'Europa. Allora, cosa possiamo fare? Dunque, noi italiani, che siamo importatori di circa 7-8 miliardi di metri cubi di gas qatarino, abbiamo 3 o 4 soluzioni. Allora, la più logica è aumentare le importazioni dall'Algeria, con la quale siamo connessi con una pipeline che può far passare più gas. Bisogna però che l'Algeria ce l'abbia e la destini a noi invece che ad altri. Abbiamo, ringraziando il cielo, e ricordo le polemiche, la pipeline con l'Azerbaigian, voi vi ricorderete che si distruggevano gli ulivi della Puglia, non ci si accorge di niente, meno male che ce l'abbiamo, dove possiamo importare 1,5 miliardi di metri cubi in più. Abbiamo anche la possibilità di aumentare le importazioni dalla Norvegia. Insomma, tutto sommato, nel breve termine problemi non ne abbiamo. Nel medio termine, chiamando medio termine giugno, luglio, agosto, potremmo dover andare nel mondo a cercare del gas addizionale per riempire gli stoccaggi per l'inverno prossimo. Voi sapete che noi riempiamo gli stoccaggi perché il consumo di gas è soprattutto d'inverno per il riscaldamento delle case. Quindi una situazione di una mancanza di gas piuttosto limitata, ma che se si dovesse protrarre per molto tempo la chiusura dello Stretto di Hormuz dovrebbe dare il via a delle soluzioni alternative. Ringraziando il cielo ci sono nuovi impianti di LNG che entrano in funzione in Canada, in Australia, in grado di sopperire. Uniti, e quindi arriverà del gas da altri paesi che oggi non ci forniscono ancora. Senta, anche non avendo la sfera di cristallo, le chiedo veramente una risposta in 10 secondi. Qual è la sua previsione sui tempi di questa guerra? Ma guardi, io le previsioni le lascio fare semmai a Paolo Maghi. Io dico, se i mercati finanziari e il mercato del petrolio sono relativamente calmi, e lo sono, i mercati finanziari siamo vicini ai massimi storici, siamo un po' scesi, questo vuol dire che il mondo pensa che il conflitto non si estenderà e che le cose si risolveranno relativamente a breve. Quindi guardando i mercati questo è il messaggio che ci arriva. Professoressa De Romanis, la domanda che ho per lei è piuttosto impegnativa perché le crisi arrivano e arrivano nei diversi paesi, no? In giro per il mondo. Io guardo all'Europa, ma all'Europa guardiamo tra un attimo. La domanda che le voglio fare è: accendiamo un faro sull'Italia. Le posso chiedere come ci siamo fatti trovare da questa crisi e sulla base della fotografia che lei ci farà della situazione italiana, e poi le voglio anche aggiungere l'altra domanda, una costola di quella principale. Che cosa dovremmo fare? Dunque è importante quando c'è una crisi capire quali sono i fondamentali e i margini di manovra, quindi le risorse. Allora, noi ci siamo fatti trovare con questa crisi con una barca un po' malconcia e non è la prima volta. I dati della crescita ci dicono che l'anno scorso siamo cresciuti mezzo punto percentuale e siamo di nuovo in fondo alla classifica. Ora, con i prezzi del petrolio, di quello che ci è stato detto fino ad oggi, le stime del Fondo monetario sono che noi nel caso potremmo avere una perdita di crescita e entreremo in una lievissima recessione, cioè siamo lontanissimi dalla crisi di Lehman Brothers ma anche dalla pandemia, quindi diciamo che abbiamo ancora dei margini di manovra, però certo è un trend. Nel 2023 era 0,9, nel 2024 0,8, quindi dobbiamo assolutamente rafforzare questa barca. E perché ci ritroviamo in questa situazione? Perché le crisi precedenti le abbiamo un po' risolte guardando all'emergenza, distribuendo risorse. Io parlo un po' dell'effetto soufflé, cioè si cresce ma poi si scende giù.
Ahimè, l'effetto invece sui conti pubblici tende a restare, cioè non è un soufflé che va giù, ma ce lo troviamo qui. Però qui ci sono le buone notizie. Dal punto di vista dei conti pubblici ci siamo fatti trovare in una situazione di grande prudenza. È vero che il debito è ancora elevato, ecco l'impatto di ciò che abbiamo fatto distribuendo risorse, ancora per il prossimo anno crescerà, ma poi l'abbiamo messo su una traiettoria decrescente. Il disavanzo sarà sotto il 3%, che è quella soglia che a noi ci serve per uscire dalla procedura di infrazione. Quindi diciamo che dal punto di vista dei conti pubblici, dopo 3 anni di gestione cauta all'insegna della stabilità, abbiamo dei margini di manovra. E qui è la domanda: cosa ci facciamo con questi margini di manovra? Allora, è chiaro che da una parte bisognerà sostenere, ora ci sono delle misure in discussione, sostenere ovviamente le persone, le famiglie meno abbienti, però è fondamentale di fronte, lo diceva Massimo Doris, la quinta crisi, anche rafforzare questa barca, in modo tale che nell'eventualità, ovviamente speriamo no e speriamo che non succederà, di un'altra crisi possiamo essere più tranquilli. E qui significa fare 2 cose fondamentalmente, e concludo. Uno, mettere mano nei conti pubblici in maniera strutturale, cioè capire dove risparmiare e dove investire, cioè per capire davvero qual è la visione del Paese per i prossimi anni. E poi, fondamentale, per crescere di più bisogna pensare al capitale umano. Guardi, i dati sono chiarissimi da questo punto di vista. Noi ogni mese abbiamo i dati sul mercato del lavoro e vediamo un mercato del lavoro diviso in 2, che va molto bene per le persone più avanti con l'età e molto male per i giovani. Ecco, per rafforzare la barca, la parola d'ordine si chiama formazione capitale umano. Da lì si crea ricchezza, con la ricchezza si riduce il debito e attenzione, davvero concludo, il debito va ridotto non solo perché è un segnale, come abbiamo dato in questi 3 anni ai mercati finanziari, di un paese prudente e conti in ordine, ma anche perché il debito pubblico costa. Certo. Cioè noi ogni anno spendiamo 85 miliardi, più di quello che spendiamo per dare un'istruzione ai nostri figli, che è intorno a 77 miliardi. Quindi ecco, la visione è emergenza da sostenere, ma pensiamo a rafforzare la barca. E poi, professoressa, quando arrivo di nuovo da lei per un altro giro, sarà molto interessante scoprire se questo è il compito a casa dell'Italia, qual è il compito a casa dell'Europa, perché noi siamo... Posso aggiungere, è la prima volta quest'anno che l'Europa, nelle raccomandazioni che ha dato ai paesi, ha messo la parola capitale umano, quindi sì. formazione. Anche perché, tra l'altro, quello che sta succedendo, ma è sotto gli occhi di tutti, noi formiamo giovani che poi lasciamo andare via, e quindi per chi fa economia sa bene che è come se fosse un investimento a perdere, no? Investo su qualcosa che poi lascio andare, c'è qualcuno che raccoglie invece i frutti di quell'investimento, e quindi è davvero, come dire, ottuso come modo di ragionamento e sicuramente non lungimirante. Ritorno di nuovo da Paolo Magri, perché domandone, Paolo, è: ora se lo chiedono tutti, come ne usciamo? Intanto quanto siamo impattati, lo abbiamo visto dal punto di vista energetico, ma come ne usciamo? Io faccio soltanto un veloce cappello per dire che lo avrete sentito, lo starete leggendo, lo ascolterete dai telegiornali, si parla molto, no, del coinvolgimento degli altri paesi, perché Trump ha alzato il telefono, ha chiamato un po' di leader europei chiedendo sostanzialmente aiuto, cioè dice: visto che voi siete interessati più di noi, perché da lì non passa il petrolio e il gas che arriva in America, ma quello che serve a noi, andatevi a difendere lo stretto di Hormuz, sostanzialmente questo è quello che ha detto il Presidente degli Stati Uniti. Quindi ha detto alla NATO, agli alleati: mandate le vostre navi. E ora questo è un momento cruciale, perché, ma non entriamo in questo specifico, perché poi lo abbiamo sentito dalla Presidente del Consiglio Meloni, l'abbiamo sentito dal Consiglio Supremo di Difesa, l'Italia non ha intenzione di entrare in guerra, non entrerà in guerra nessun paese europeo, perché già viste le risposte di Gran Bretagna, Germania, si è capito che l'intenzione non è quella. Paolo, però la domanda che ho per te è: quali sono le prospettive che si aprono? Perché molto dipenderà da Trump, ci sono le elezioni di midterm, quanto di quello che sta avvenendo è legato a quella scadenza lì? Che cosa potrebbe succedere? Quali sono le ipotesi? Partiamo prima, per evitare i pronostici, partiamo prima dal fatto che a quella richiesta di Trump all'Europa e anche dentro la NATO c'è stata al momento una risposta unanime dei paesi europei. Non se ne parla, l'hai voluta questa guerra, non ci hai consultato, non ci tirare adesso dentro. La gestisci per ora, perché poi vediamo se il quadro energetico cambiasse, qualcosa può cambiare. Cosa può succedere? Allora, diciamo chiaramente, continuando su Davide e Golia, che se ci fosse tempo, Golia prevale su Davide, perché c'è un divario militare tale, e oltretutto pensa alla differenza con l'Ucraina.
Anche lì avevamo Davide e Golia. Vi ricordate all'inizio della guerra c'erano i russi con tutte e l'Ucraina, ma l'Ucraina ha avuto in questi anni tanti paesi, incluso Biden e l'Europa, che l'hanno aiutato. L'Iran in questo momento non ha dietro quella possibilità. Quindi se ci fosse tempo aspettiamo che finisca l'operazione degli israeliani e degli americani. Il problema, ce l'ha ricordato Paolo Scaroni prima implicitamente, è che non c'è tutto questo tempo. Perché se stiamo a qualche settimana va bene, se arriviamo all'estate quando c'è da rimpinguare i depositi, e con l'estate non arriva solo la necessità di rifornire i depositi per l'inverno, ci avviciniamo alle elezioni di midterm. E noi lo sappiamo che mentre per Netanyahu andare al voto in guerra è un fatto positivo, può rimanere al suo posto, per Trump molto probabilmente non lo è perché nessun presidente vince midterm, quasi tutti perdono, ma potrebbe perdere in modo molto pesante se l'uovo e la benzina costassero cari. Quindi ecco che torniamo al Trump che ha di fronte la scelta di lasciare o raddoppiare entro alcune settimane. Raddoppiare cosa vuol dire? Cercare di chiudere la partita. E chiudere la partita la puoi fare in due modi. Il primo modo con i boots on the ground o le boats, le barche sul mare. Barche sul mare vuol dire mandare navi americane, gli altri non gliele danno, a scortare pericolosissimo delle... Ma poi perché dovrebbe farlo? Perché se lì non passa quello che interessa a lui, perché dovrebbe farlo? Ma interessa anche a lui, perché il mercato dell'energia è un mercato globale, se sale il prezzo, lo ricordava Paolo Scaroni prima, se sale il prezzo in Asia sale anche al distributore. E quindi se c'è una recessione mondiale va in recessione anche l'America, di questo stiamo parlando. Quindi lui può cercare di accelerare prima di arrivare all'estate o cercando di un'operazione con dei soldati o con delle navi. O potrebbe distruggere quell'isola diventata famosa, che è piccola come Favignana, dove passa tutta l'energia iraniana, l'isola di Karg. Ma è pericolosissimo, perché se tu distruggi l'isola dove passa tutta l'energia iraniana, l'Iran non ha più nessun disincentivo a bloccare per sempre Hormuz con delle navi incagliate, perché non ha più niente da vendere. Attualmente, razionalmente, deve bloccarlo per un po', ma tenerlo aperto per il futuro, perché quando tutto finisse e finirà, può continuare a vendere ciò che produce. Quindi questa è l'operazione. L'altra operazione è quella di lasciare. Cosa vuol dire lasciare? Visto che non ha chiarito gli obiettivi, può dire in ogni momento, se volesse, che ha raggiunto gli obiettivi. Perché l'obiettivo in alcuni momenti è l'uranio, in alcuni momenti è la democrazia, in alcuni momenti è distruggere la forza missilistica, in alcuni momenti... Quindi lui può dire Basta che un post su Truth ha raggiunto l'obiettivo e tutti stanno premendo, diciamolo chiaramente, tutto il mondo sta premendo su questo. Il problema è che se raggiungesse l'obiettivo con un Iran ancora in grado di minacciare lo stretto di Hormuz in futuro o ancora in grado di colpire facilmente qualche paese del Golfo in futuro, è una ferita aperta che non è facile da Non so Paolo quanto Netanyahu glielo consentirebbe, perché questo è un altro la discorso. Vera partita probabilmente è quella israeliana, perché l'Iran cosa farà, mentre gli obiettivi di Trump sono incerti, quelli di Netanyahu sono chiarissimi. Esatto. Però c'è da dire anche che se l'America a un certo punto decidesse che la partita è finita, Netanyahu sa benissimo, il realismo prevale, Netanyahu riceve ciò che gli serve per fare le sue guerre dall'America, quindi non facciamo scenari di Israele che va avanti per 18 anni a fare le guerre. Se Trump decidesse a un certo punto che la partita è finita, la partita ci possono essere dei borbottii, qualche colpo che va avanti, ma la partita come ora non va avanti. Chiaro. E questo lo capiremo, quindi il tempo per capire sono scenario positivo alcune settimane o mesi per arrivare fino a giugno. Se si va oltre entriamo in uno scenario diverso e più complicato che affronteremo in un'altra puntata. Se servisse ci saremo. Tra l'altro non è banale quello che ha detto qualche giorno fa, un paio di giorni fa, Israele, no? Siamo pronti ad altre 3 settimane di guerra. Secondo me è un arco temporale che comunque qualcosa ci dice. 3 settimane almeno, no? Cioè, gli analisti raffinati hanno detto almeno 3 settimane, non 3 settimane, però quello è un arco temporale verso il quale ci spingiamo, Pasqua, poi si capisce. Presidente Scaroni, questo tema, questo che stiamo raccontando dal 28, con tutte le conseguenze, ci ha posto nuovamente, noi facciamo tutte le volte i conti con l'energia, no? Perché
se anche non ci interessa questa guerra e non è la nostra guerra, l'abbiamo detto dal Consiglio Supremo di Difesa, lo dice la Meloni tutte le volte, lo dice l'Europa, non è la nostra guerra, non ci tirate dentro una guerra che non è nostra e che potrebbe essere molto dannosa. La verità è che è nostra per gli impatti che dicevamo, no? Per il fronte energetico, ma tutte le volte, perché quando c'è una guerra, l'abbiamo visto per l'Ucraina, noi dipendevamo dal gas di Putin e quindi tutte le volte si pone il tema energetico. Quello che le vorrei chiedere è: ma come si fa a bypassare questo stretto che non è quello di Hormuz questa volta, ma questo stretto di dipendenza che noi abbiamo per le fonti energetiche, pensando ad mi faccia dire, energia domestica? È verosimile, è possibile, in che arco temporale? Come ne usciamo da questa dipendenza? Ma guardi, io partirei col dire che non c'è indipendenza politica senza indipendenza energetica. Cioè, se una zona del mondo, diciamo l'Unione Europea, visto che parliamo di Unione Europea, dipende tutti i giorni da importazioni di petrolio e di gas per la sua sopravvivenza, che faccia una sua politica estera di qualunque tipo diventa un'impresa piuttosto futile, a mio parere. Quindi ottenere l'indipendenza energetica è un'assoluta necessità. Lo sta facendo la Cina. Pensate che la Cina sta elettrificando la sua economia in tutti i modi, investendo in centrali elettriche di tutti i tipi, nucleari, carbone, rinnovabili, di tutto, avendo come obiettivo di smettere di importare petrolio. La Cina importa in questo momento 13 milioni di barili di petrolio al giorno, che passano tutti per lo stretto di Malacca, altro stretto, quindi ci sono sempre gli stretti al mondo, controllato dagli americani. Quindi è un suo punto di debolezza che vuol superare elettrificando la sua economia e rinunciando a importare questo petrolio. Venendo a noi, con l'eccezione della Francia, che da questo punto di vista, e un pochino anche la Spagna, un po' il Belgio, sono stati lungimiranti, noi dipendiamo troppo da energia importata. Dobbiamo investire molto di più nelle rinnovabili per cominciare, ma non bastano le rinnovabili. Senza degli importanti investimenti nel nucleare noi non otterremo mai l'indipendenza energetica, e chiamo energetica produrre energia domestica, quindi prodotta da noi senza necessità di importazioni. Dico, senza questo noi non saremo indipendenti mai, soffriremo le crisi nei posti più strani del mondo quando impattano petrolio e gas, e quindi ci avviamo verso un mondo in cui l'Europa, da un punto di vista politico, come dicono alcuni, resterà un po' fuori dalla storia, non potremo avere la nostra voce. Ecco, quindi questa è un po' come io vedo la situazione dell'Europa. Tutto questo richiederà anni, forse decenni, ma se non mai partiamo, mai arriviamo. Giustissimo. Grazie molte, Presidente, grazie per l'analisi e anche per il compito a casa che ha lasciato in mano ai paesi europei. Professoressa De Romanis, rimaniamo nel vecchio continente. Allora, se prima abbiamo visto qual era la situazione dell'Italia, ora le chiedo come si è fatta a trovare l'Europa e soprattutto che cosa deve fare, perché c'è una cosa che sicuramente tutte le volte ci torna, che noi siamo 27 alleati che facciamo parte di questo club, dove c'è un coordinamento spesso, ma dove non c'è una vera integrazione. Quando si parla d'Europa, secondo me bisogna sempre tenere presente che l'Europa è il più grande progetto, e aggiungo di successo, di democrazia e di libertà. Ecco, forse va ricordato in questi periodi di conflitti, di invasioni, di violenza e prepotenza. È qualcosa da tenere ben presente. E l'Europa ha fatto tantissimo, anche qui c'è un grande distacco tra il racconto e la realtà. Allora guardiamo le ultime crisi e vediamo cosa ci abbiamo nella cassetta degli attrezzi europei. Questo spiega anche perché c'è una relativa calma, se ne parlava prima, sui mercati. Allora oggi la Banca Centrale Europea a Francoforte ha nella sua cassetta degli attrezzi ben 4 strumenti di politica monetaria straordinaria. Cioè cosa vuol dire? Che i paesi e la stessa BCE può scegliere tipo menu all'occasione di intervenire. Quando scoppiò la Lehman Brothers non c'era nulla, quando scoppiò la pandemia ce n'erano 3, quando scoppiò l'invasione dell'Ucraina con la crisi energetica se ne aggiunse un quarto, e altri si possono creare. Questo fa sì che in caso di tensioni, di conflitto protratto, c'è la BCE che può intervenire, e anche in maniera estremamente solida. Uno di questi strumenti si chiama addirittura bazooka, cioè uno strumento di acquisto di titoli di Stato in maniera
illimitata. Poi ci sono dei programmi che sono stati introdotti, penso al PNRR, noi siamo il paese che ne ha preso più di tutto, sono temporanei, ma sapete, ogni volta che viene introdotto qualcosa, sebbene sia temporaneo, si può replicare. Qui penso al famoso Repower EU, altro programma di prestiti che noi abbiamo preso per diventare più dipendenti, quello che diceva il Presidente Scaroni dal punto di vista dell'energia. Si può replicare per esempio con la difesa, lo abbiamo già fatto, c'è un ultimo strumento che si chiama SAFE, Security Action for Europe, che è quello che il governo italiano, e fa benissimo, vuole prendere, è debito europeo, quindi a noi ci costa di meno, si va a sommare sullo stock di debito Chiaro, che abbiamo detto debito. è molto alto, ma costa di meno in termini di tassi di interesse, e quello serve per finanziare spese per la difesa. Anche quello doveva essere uno strumento temporaneo, l'abbiamo replicato. Quindi questo per dire che i passi in realtà sono stati fatti e sono solidi, cioè è una barca che è stata veramente irrobustita. E concludo dicendo ci sono anche dei dossier che possono essere completati in maniera piuttosto rapida. Pensa all'unione bancaria, che manca il terzo pilastro, fondamentale per tutelare i depositanti sotto 100.000 euro. Penso al mercato unico dei capitali. Noi ogni anno, quando parliamo dell'America e della dipendenza, noi ogni anno mandiamo in America 300 miliardi di risparmio per investire nelle loro aziende. Beh, riportiamoli indietro e attraiamo altro capitale. Questo sarebbe possibile con, invece di 27 mercati, averne uno. E a qui aggiungo che questo sarebbe davvero il modo per creare un nostro Eurobond, cioè il debito comune, quindi come diceva lei, noi passeremo da un coordinamento che in questi anni è servito a una vera e propria integrazione. Ci sarà la volontà politica, concludo? Beh, anche qui io sono ottimista perché si può andare avanti in diversi modi, non si deve andare avanti solo a 27, penso all'euro. L'euro è un esempio di grandissimo successo, si è cominciati in pochi, oggi siamo 21 su 27 e quando scoppiò la Lehman Brothers molti economisti americani dicevano non durerà, l'euro collasserà. La Bulgaria, 21° paese. Ultimo esempio in cui si può andare da soli, questo è il campo di Paolo Magri, il prestito all'Ucraina di 90 miliardi, non sono tutti i paesi, sono 24 su 27, quindi strumenti ci sono, se ci sono dei problemi politici si possono bypassare con delle cooperazioni, quindi io mi sento molto ottimista sull'Europa nonostante il racconto, basta guardare cosa c'è sul tavolo. Non è sola, questo è un contesto nel quale appunto affrontiamo questo tipo di argomenti proprio per leggere con la chiave di responsabilità e chi ha delle responsabilità deve necessariamente, dottor Doris, essere ottimista. Quali sono le conclusioni che traiamo? Qual è il messaggio che ci portiamo a casa oggi? Beh, questa crisi non la possiamo risolvere noi, non è nelle nostre mani, non siamo presidenti degli Stati Uniti, dell'Iran. Per fortuna. Esatto. Però nelle crisi si fanno sempre grandi passi avanti. È durante le crisi che l'uomo si inventa le cose per superarle, cose poi che possono durare nel tempo, essere replicate. E le crisi precedenti hanno accelerato, da un certo punto di vista, il progresso dell'Unione Europea, no? Ne abbiamo appena sentito parlare. E io penso che questa crisi, come effetto positivo, darà un'altra accelerata per far cadere altre barriere che ancora esistono nell'Unione Europea. L'Unione Europea, se vogliamo paragonarla un po' agli Stati Uniti d'America, siamo appunto un'unione federale di stati, come gli Stati Uniti, abbiamo un governo federale, come c'è agli Stati Uniti, oltre a quello dei singoli stati, un Parlamento federale. Non ha gli stessi poteri degli Stati Uniti, però si sta andando avanti e si sta migliorando in questa direzione. Abbiamo altri problemi rispetto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti parlano una sola lingua, l'inglese, tutti, anche lo spagnolo molto, però diciamo l'inglese è per tutti. Qui noi abbiamo molte lingue diverse, anche se con la cultura, con l'istruzione, una lingua in comune, l'inglese, è sempre più diffusa. Abbiamo valori comuni in Europa, ma al di là delle lingue abbiamo anche normative ancora molto diverse. Si stanno aggiustando, cioè ne abbiamo sempre di più che sono emanate dall'Unione e quindi sono simili. Ancora tante sono molto diverse e questo è un impedimento a un'Europa sempre più forte. La moneta unica è stato sicuramente un grandissimo
un grandissimo passo avanti, e quindi anche e soprattutto nel settore finanziario ci sono stati molti passi avanti, manca l'unione bancaria. Ma comunque, come dicevo, le crisi sono un'occasione alla fine. Sono un'occasione, fanno lavorare l'uomo più duramente per risolverle, e prima o poi comunque tutte le crisi si risolvono. Tutte le crisi si risolvono. Non so quanto velocemente si risolverà questa, ma di sicuro si risolverà, e quindi è con questo spirito che la dobbiamo affrontare, con questo ottimismo che dobbiamo prendere le nostre decisioni. Ottimismo che non è, io dico sempre, l'ottimista, e io sono figlio di uno dei più grandi ottimisti che ci sia stato, secondo me, e l'ottimista non è quello che pensa che andrà sempre tutto bene, è quello che pensa che ogni problema abbia una soluzione. E quindi, siccome è certo della soluzione, si mette a cercarla e quasi certamente la trova. E anche con questo spirito che noi affrontiamo oggi quello che sta accadendo, sapendo che prima o poi finirà, e quindi sapendo che prima o poi finirà, come ci dobbiamo muovere nel frattempo? Parlo ovviamente dal punto di vista del risparmio. Ci sono delle soluzioni, degli strumenti che ci possono permettere di superarla questa crisi o addirittura di prendere vantaggio? Beh, la risposta è sì, ci sono, non ne parlerò io. Non spoileri troppo, perché altrimenti ruba il lavoro a Stefano Volpato che sta arrivando. Dirà Stefano Volpato, ma state qui perché rimanete. È stato un piacere, grazie molte dottor Doris, grazie molte Veronica De Romanis, Presidente Scaroni, grazie davvero, e Paolo Magri. È stata una chiacchierata splendida, preziosa. Virtualmente ho preso appunti di tutte le cose che avete detto, insomma ritorneranno anche nelle nostre cronache quotidiane. Rimanete qui, come giustamente diceva il dottor Doris, 15 secondi e torniamo, perché ora vogliamo la bussola, e la bussola ce la darà Stefano Volpato, il direttore commerciale di Banca Mediolanum, quindi le domande che vi facevate mentre ci ascoltavate, arrivano le risposte con Stefano Volpato. 15 secondi e torniamo. Allora, rieccoci, bentrovati, grazie a voi che siete qui, grazie alle migliaia di persone che sono collegate e grazie soprattutto a Stefano Volpato, il direttore commerciale di Banca Mediolanum. Allora, Volpato, io ho preannunciato questo momento, questo tempo che passeremo insieme con una grande ambizione, che se prima, nella prima parte, abbiamo visto che cosa sta succedendo, abbiamo provato a capirlo insieme, anche cercato di fare qualche previsione, ora l'ambizione è tentare di trovare qualche risposta alle decine di domande che ci stiamo facendo in queste settimane. E allora abbiamo raccontato di uno scenario geopolitico globale di crisi, di un contesto che è molto in evoluzione, molte cose dovremo vedere nelle prossime settimane come evolveranno. E io le chiedo però di fare uno sforzo, e cioè di provare a portarci da questo contesto grande, globale, che per certi versi mi faccia dire anche un po' lontano, in un contesto un po' più domestico, e quindi guardiamo quello che succede dal punto di vista dell'investitore e del risparmiatore. Allora, la prima domanda che le voglio fare è: intanto abbiamo assunto, ce lo diceva poco fa Doris, che la crisi è non qualcosa di straordinario, di eccezionale, ma anche qualcosa di ciclico che si ripete. E allora che cosa dobbiamo fare ora? Io risparmiatore, come devo comportarmi di fronte a questi contesti e anche questi segnali che sono un po' spiazzanti? Questo è innegabile. Credo che quello che abbiamo ascoltato nella prima parte confermi inequivocabilmente che viviamo nell'era dell'instabilità, quantomeno sul piano geopolitico. La bella notizia è che per quanto riguarda invece la prospettiva del risparmiatore, quindi per quanto riguarda gli investimenti, non è così. E per comprenderlo dobbiamo ritrovare lucidità e prospettiva, che in tempi come questo non è assolutamente facile, no. Anzi è piuttosto difficile, ed è difficile perché il canale emotivo sul quale siamo tutti sintonizzati trasmette in modo molto più forte, molto più potente rispetto al canale razionale. Quindi di fronte ad ogni crisi come quella che stiamo vivendo, il nostro atteggiamento è quello di pensare: cosa succederà questa volta ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso,
tendiamo sempre ad enfatizzare il problema che viviamo in questo momento e a minimizzare quello che abbiamo già superato. Vero. Però per capire questo, secondo me, forse la cosa che ci può aiutare è proprio di accettare questa potenza del canale emotivo, e secondo me ci può essere estremamente utile provare a rivivere, non razionalmente, ma proprio emotivamente, quelle situazioni che abbiamo già vissuto, proprio per relativizzare anche quello che stiamo vivendo. E proprio per questo noi abbiamo preparato un video che riguarda il percorso degli ultimi 40 anni. Semmai lo avessimo dimenticato. Ecco, ma proprio per poterci immergere proprio dal punto di vista anche emotivo. E lo possiamo vedere. All'inizio sembrava solo una correzione. Da anni i mercati americani salivano senza sosta. Poi arriva il 19 ottobre 1987. It was the wildest day in history. Sonny, there's only one word to describe what's happening, and that is panic. Panic, 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 panic. Senza alcun avvertimento, Wall Street crolla. Il Dow Jones precipita in poche ore, meno 23%. In un solo giorno. Un evento mai visto prima. Quel lunedì entra nella storia come il lunedì nero delle borse mondiali. « 2 agosto 1990. L'Iraq invade il Kuwait, prendendo il controllo di circa il 20% delle riserve mondiali di greggio. In poche ore, il Medio Oriente precipita in una nuova guerra e il petrolio diventa il centro dello scontro. L'economia rallenta, la recessione avanza. Il prezzo del petrolio sale. La paura si riflette sulle borse e sulla crescita economica globale. In soli 9 mesi, il mercato ritraccia del meno 25%. E mentre le immagini scorrono sugli schermi, il mondo rimane sospeso, incerto sul futuro. È l'inizio del nuovo millennio. Internet appare come un mondo nuovo. Nascono le .com. In borsa l'entusiasmo diventa euforia. I valori di queste società salgono vertiginosamente. In pochi mesi però la bolla scoppia. Molte società chiudono e la crisi economica travolge anche i mercati più solidi. Ma lo shock più grande deve ancora arrivare. This is terrorist. That's terrorist. This is terrorist. 11 settembre 2001. New York viene colpita. Le torri gemelle crollano sotto gli occhi del mondo. We're at war. We will find those who did it and we'll bring them to justice. La sensazione di sicurezza svanisce. Nulla sarà più come prima. La paura si riflette anche sull'economia. L'indice segna in pochissimo tempo meno 49%. I mercati tremano ancora. La fiducia è scossa e l'incertezza globale si fa palpabile. Le banche americane concedono da anni mutui ad alto rischio a famiglie con scarsa capacità di rimborso. Un castello di carte pronto a crollare al minimo segnale di crisi. 15 settembre 2008. Lehman Brothers, uno dei più grandi colossi bancari del mondo, fallisce e il sistema finanziario globale entra in tilt. Borse che precipitano in un crollo vorticoso, investitori che fuggono. Il Dow Jones e il Nasdaq toccano i minimi storici. Il mercato quel giorno segna meno 57%. La crisi si propaga come un'onda violenta e diventa globale. La recessione avanza, la disoccupazione aumenta. È un momento di paura diffusa e di incertezza totale. Il mondo economico cambia per sempre.
All'inizio è una notizia lontana che incuriosisce. È morto nel centro della Cina il primo paziente infettato da un virus finora sconosciuto. A Wuhan, in Cina, si scopre un nuovo virus mortale. Si chiama SARS-CoV-2 e la malattia che provoca Covid-19. Come un incendio, si propaga e diventa un focolaio mondiale. Le città si spengono, le strade si svuotano. I governi non sanno come agire, devono attuare piani antipandemia. Il lavoro si ferma, le attività chiudono, i mercati precipitano. Meno 33% a marzo 2020. Gli effetti del coronavirus che si fanno sentire sulle principali piazze europee. Per la prima volta insieme, il mondo intero prova la stessa cosa. La fragilità. E allora, Volpato, intanto complimenti a chi ha realizzato questo video, perché è stato capace di mettere in pochi minuti davvero un pezzo di storia e poi tale anche da rendere l'intensità e la drammaticità dei momenti che abbiamo vissuto. Alcune parentesi addirittura ce le eravamo dimenticate, però ci rimane la sensazione, no? Quello spaesamento. Come si supera? Intanto direi che io stesso, guardando queste immagini, sembra che parliamo di un secolo fa, e in realtà, se siamo riusciti a ricollegarci emotivamente a quei momenti, allora comprendiamo quanto difficile è, quando ci sei dentro, trovare lucidità e prospettiva, perché quando sei dentro alle crisi sembra che il mondo stia per finire, non si vede la soluzione. Eppure non è così. Le crisi vengono regolarmente superate, anzi funzionano da stimolo per trovare delle soluzioni più definitive. E con queste anche i mercati, che nei momenti di crisi soffrono, tornano a registrare la loro inarrestabile corsa a rialzo. Le crisi che abbiamo raccontato in questo video raccontano la storia del periodo degli anni 80 ad oggi. Quindi, se guardiamo più esattamente, più nel dettaglio, e guardiamo cosa è successo dall'82 a oggi, quindi parliamo di poco più di 23 anni, ci rendiamo conto che in mezzo a tutte queste cose, che sono state anche di portata veramente straordinariamente grave, noi parliamo del 2008 come la situazione di Lehman Brothers, voglio ricordare che il sistema finanziario mondiale era al collasso, parliamo delle Torri Gemelle e penso che nessuno non ricordi esattamente quel momento, dove era, cosa stava facendo quando ha saputo di quella notizia. Quando parliamo del Covid, se riguardiamo quelle immagini forse ci ritorna un po' di angoscia. Ebbene, in mezzo a tutti questi cose così gravi, io voglio ricordare che dall'82 ad oggi il mercato è sempre cresciuto. Ma se andiamo a vedere di quanto è cresciuto, noi non ci crediamo, perché il mercato rappresentativo dell'economia mondiale, quello che viene riassunto in questo indice che si chiama Morgan Stanley Capital Index World, il ritorno totale, per capirci, quello che comprende anche i dividendi, siamo passati da 99 di questo indice a 8.719 di oggi, che vuol dire che ha fatto in 43 anni 88 volte tanto. Quindi a volte, quando si guardano questi numeri, si va a fare 2 volte, 3 volte i conti per capire, perché sembra quasi impossibile, eppure è la realtà. Se noi andiamo a vedere, ci accorgiamo che cosa? Che, come diceva il dottor Dossi, le crisi non sono l'eccezione, sono la regola, quindi ci sono sempre regolarmente. E se andiamo a vedere questa tabella che ho preparato, andiamo a prendere, addirittura allarghiamo l'orizzonte temporale, dalla seconda guerra mondiale, la prima crisi petrolifera, la guerra del Golfo, lo scoppio della bolla internet delle Torri Gemelle, il fallimento del Lehman Brothers, la pandemia Covid,
la guerra Russia-Ucraina, che cosa ci accorgiamo? Che mediamente queste crisi sono durate 20 mesi, anche se va osservato che negli ultimi tempi le crisi sembrano avere delle durate estremamente più brevi, e in queste crisi di durata media di 20 mesi, ripeto, il ribasso medio è stato del 35%, ma la durata del rialzo successivo è stata mediamente di 100 mesi con una crescita del 422%. E quindi che cosa ci dice tutto quanto questo? Che i mercati si muovono in un'alternanza tra momenti di crescita che sono più lunghi e più profondi e momenti di correzione che sono più corti e meno profondi, creando così quella crescita di lungo periodo che è estremamente importante, io oso dire quasi impressionante, perché se andiamo a vedere in 43 anni fare 88 volte vuol dire che 100.000 euro diventano 8.800.000 euro, quindi è impressionante Così rende la l'idea. crescita. E questo è ciò che la storia ci insegna. Dottore, volevo chiederle anche un'altra cosa, perché le credo a tutto quello che ha detto. È chiaro che però quando uno ci si trova in mezzo è difficile, no? Per le sensazioni che noi stessi abbiamo rievocato con quel video che abbiamo visto prima. Fermandoci un attimo intorno ai mercati, per esempio lo stavamo dicendo anche nel primo blocco, i mercati non hanno avuto shock pazzeschi in questi giorni, anzi devo dire, io dicevo si sono anestetizzati, le reazioni sono state piuttosto moderate. Altro discorso invece per le fonti energetiche. Un messaggio che forse noi abbiamo tratto, e dall'insegnamento storico che giustamente lei Volpato ricordava, è che se uno tiene la calma, se uno riesce ad essere razionale, riesce ad essere lucido, gli va persino bene, anzi potrebbe essere addirittura un'opportunità. E allora, visto che noi abbiamo i risparmiatori che ci ascoltano, il messaggio per i risparmiatori qual è? Le faccio una domanda ancora più brutale, ma esiste un vademecum per capire come comportarsi? Ma guardi, potremmo chiamarle delle istruzioni per l'uso, e devo dire che sono particolarmente felice di poter fare questo ragionamento non nel mezzo di una vera e propria bufera nei mercati, perché come abbiamo visto questa crisi ha visto una correzione dei mercati, ma non c'è ancora una profonda correzione. Ma i mercati, come dicevo prima, contemplano anche le profonde correzioni, quel percorso di crescita enorme che abbiamo fatto negli ultimi 40 anni. Io voglio citare in due crisi: una volta hanno fatto meno 49% i mercati e un'altra volta hanno fatto ben oltre il meno 50%. Quindi esistono le crisi, sono fisiologiche. È importante in momenti sereni nei mercati come questo comprendere come ci si comporta, quali sono le istruzioni per l'uso. E io voglio dire che sono 3 regole fondamentali a cui potremo aggiungere un'altra, quindi sono poche da tenere a mente, quindi un 3+1. Le 3 regole quali sono? Il primo, comprendere che l'economia reale, quindi investire agganciando i nostri risparmi all'economia reale, è la più straordinaria macchina capace di produrre ricchezza. Se noi andiamo a vedere dal 1900 ad oggi, i mercati che rappresentano l'equity mondiale, quindi il mercato azionario globale, ha rappresentato un rendimento medio annuo composto tra il 9 e il 10%. La seconda regola è quella della diversificazione, quindi importante essere proprio agganciati all'economia reale, vuol dire a tutta la macchina produttiva mondiale, non ad un singolo paese, non ad un singolo settore, men che meno ad un singolo titolo, ma essere proprio agganciati a questo treno che va molto forte. E la terza cosa, che è la più importante di tutte, è il tempo di permanenza nei mercati. Se uno segue queste 3 regole, che sono abbastanza intuitive e tendo a dire legate probabilmente al buonsenso più che a particolari cose sofisticate, con queste regole si vince sempre. Per perdere
bisogna per forza disattendere qualcuna di queste regole. L'ho imparato persino io, cioè che perdi quando esci, quando vendi, ma se ci sei, aspetti, hai pazienza, non si perde. Se hai diversificato e sei collegato quindi all'economia reale, vinci sempre. C'è una quarta regola, dicevo 3 regole più 1, ed è questa, è quella che dice come vanno lette situazioni come quelle che probabilmente potrebbero verificarsi in situazioni come queste, che generano la volatilità, quindi il ribasso dei mercati. E la quarta regola ci dice che cosa? Che se abbiamo chiare le prime 3, la volatilità, quindi i momentanei cali di mercato rappresentano l'occasione per incrementare il rendimento atteso, quindi la volatilità, quindi quando il mercato balla è un fattore incrementale di rendimento, un'occasione per chi ha chiaro le 3 regole, e quindi potremmo riassumere che se uno rispetta le prime 3 regole vince sempre, se rispetta anche la quarta stravince, e questa è la cosa che fa la grande differenza. Appunti presi. Allora, Volpato, l'ultima cosa che le chiedo è contesto non facile, quando ci si è in mezzo è chiaro che è difficile, diciamo, essere lucidi, come anche succede nelle nostre cose personali, no? Ti possono dire quando sei in mezzo a qualcosa stai tranquillo, ma più te lo dicono e più ti viene l'ansia. Invece quando uno ha qualcosa da fare e sa come comportarsi, l'ansia diminuisce. Allora la domanda che io volevo farle a proposito dei risparmiatori che possono banalmente ma anche comprensibilmente essere preoccupati in questa fase è che elementi dobbiamo utilizzare. Prima ci ha fatto vedere la ricetta molto utile, ma che elementi dobbiamo utilizzare per razionalizzare questo momento e quindi per non farci guidare dall'istinto, dalla paura, dal panico di perdere? Come ci muoviamo? Allora, innanzitutto noi siamo partiti dal dire una cosa che attiene al funzionamento dell'essere umano. Il canale emotivo, l'emozione, sarà sempre estremamente più forte della razionalità e quindi diventa fondamentale il ruolo di chi fa il mio mestiere, nel nostro caso il ruolo del family banker, del consulente, che ha come proprio missione quella di rappresentare una sorta di contrappeso razionale all'emotività del cliente, emotività che c'è sempre. Ma che non basta che ci dica stai tranquillo, perché non è sufficiente. No, non è che deve dire stare tranquillo. Ci sono tutta una serie di elementi che ci aiutano a ritrovare quella lucidità e quella prospettiva temporale. L'analisi storica, come abbiamo vista, è importantissimo in tutto quanto questo. Quello che noi dobbiamo, tutti quanti noi, risparmiatori e consulenti, aver chiaro è che l'unica cosa che la storia ci ha veramente dimostrato in maniera fuori da qualsiasi tipo di discussione è che non è ancora stata inventata una crisi capace di sconfiggere quella regola che è quella del progresso, cioè ci sono i problemi, ma il mondo sa trovare sempre quella soluzione. È molto per darwiniano, trovare... diciamo, come concetto. È proprio così. È vero che noi anche oggi ci troviamo in un momento non così facile e gli sviluppi sono molto difficili da decifrare, ma il mondo troverà sempre nuovi equilibri. Quello che ci auguriamo tutti è che il costo da pagare durante sia il meno alto possibile, soprattutto in termini di vite umane, perché dobbiamo ricordare che c'è sempre anche un aspetto umanitario sottostante, che è quello che pesa, che dovrebbe pesare più di qualsiasi altra cosa. Ma quello che è certo è che troveremo nuovi equilibri che saranno più stabili e più duraturi. La storia ci insegna che comunque in mezzo anche a tutte queste discontinuità talvolta tragiche, il mondo va avanti e progredisce. Oggi, mentre noi guardiamo questi temi, dobbiamo anche osservare che ci sono dei progressi enormi, progressi importantissimi. Stiamo entrando nell'era della longevità. In campo medico si stanno facendo delle scoperte incredibili, terapie genetiche personalizzate, nuove terapie contro le malattie
degenerative, nuovi antibiotici, nuove terapie molecolari. Sto citando solo alcuni, ma potremmo andare a vedere il mondo come progredisce nel campo della robotica, i robot umanoidi pronti per il lavoro reale. Per non parlare dell'intelligenza artificiale, di quanto impatterà chiaramente. Ma sempre per esempio ancora nel campo della robotica, robot domestici che sono assistivi per una società che invecchia, importante. Parliamo di guerra, robot autonomi che si occuperanno di guerra e di difesa, l'intelligenza artificiale con 1000 declinazioni. Io sono sempre stato convinto che guardare con fiducia al futuro è la premessa più importante per comprendere anche un'altra cosa, che ognuno di noi può essere protagonista facendo la propria parte, e quello che è certo è che il mondo in cui noi andremo a vivere tra qualche anno, in mezzo a queste discontinuità che speriamo tutti si risolvano in breve tempo, ma sarà un mondo più sicuro, un mondo dove staremo tutti quanti meglio. Allora, Volpato, grazie molte, perché devo dire che la prima parte, diciamo, ci aveva dato molti elementi di analisi, ma ci aveva anche aperto molte domande, e in parte, almeno guardando dal punto di vista risparmiatore, siamo arrivati anche alle risposte, quindi la bussola che io le chiedevo all'inizio ci è arrivata e quindi dovremo utilizzarla. Io lo dico anche da risparmiatrice, è chiaro che non abbiamo noi gli strumenti per gestire, non tutti quanti hanno tutti gli strumenti che servono per gestire un momento così complesso, e allora se uno vuole essere informato ascolta un giornalista, se vuole un'analisi va da Paolo Magri, se vuole un'analisi economica va dalla professoressa De Romanis, se vuole un'analisi energetica naturalmente il presidente Scaroni è utile. È chiaro che se uno vuole essere guidato in un momento difficile da comprendere ed è in una banca come Banca Mediolanum, deve affidarsi alle persone che fanno questo per mestiere, quindi mi sembra, diciamo, come dire, un sillogismo aristotelico banalissimo e assolutamente non controvertibile. Ma noi riteniamo di svolgere un lavoro socialmente ed eticamente importante, e riteniamo che essere vicini alle persone, soprattutto in momenti come questo, sia il modo per creare veramente una differenza importante. È la vostra mission. Volpato, grazie molte per Grazie questa a voi. chiacchierata, grazie molti a voi. Grazie davvero che ci avete ascoltati, seguiti, grazie davvero alle persone che sono collegate e che ci hanno seguito fino ad ora. È stato un piacere condividere questa occasione che ho definito all'inizio dell'evento un lusso, perché secondo me lo è davvero prendersi un tempo per ragionare in maniera così distesa delle cose. Alla prossima e buon lavoro a tutti. A presto, arrivederci.